Un grandissimo onore per noi salutare il grande Gegè Telesforo. Ciao Gegè. Grazie. Benvenuto ad Aperisabato. Grazie. Benvenuto. Grazie Antonio. Innanzitutto grazie. Un abbraccio a voi. Sì, innanzitutto grazie per dedicarci del tempo, no? Per Esatto. questa intervista. Grazie. Figurati, è un piacere. Quindi esordi televisivi dalla radio, tu nasci a Foggia, radio, prima jazz, ti sei sempre occupato di jazz. E poi non è che mi sono sempre occupato di jazz, mi sono sempre occupato di musica a livello professionale. Poi io sono cresciuto in una casa di appassionati di jazz, con papà che era proprio una sorta di talebano integralista sul genere, per cui a casa quello era il suono che si poteva ascoltare, tant'è vero che quando c'era Sanremo lui usciva di casa, non voleva proprio sentire niente. E quindi sono cresciuto con questa colonna sonora insieme a mia sorella del vinile che papà continuava ad acquistare, cosa che ha sempre fatto fino a quando poi non ho iniziato a comprarlo io. E quindi mi sono formato con il jazz, ma la verità è che poi quando ho capito che dovevo abbandonare gli studi di economia e commercio per dedicarmi alla musica, poi ho abbracciato la musica per intero, perché ho studiato insomma dalla classica a tutto quello che poi ho fatto nella vita, con il jazz nel cuore, che continua a essere comunque la mia musica, quella con la quale sono cresciuto e con la quale mi sono formato anche musicalmente. Sicuramente. Gli esordi in radio, ok, a Foggia, Sì. poi sei andato a Roma e lì è nato l'incontro anche con il tuo padre, diciamo, adottivo dal punto di vista artistico. Con il mio maestro e Con anche tuo con maestro, uno dei miei Enzo. migliori amici, perché quando poi ti rendi conto, arrivi all'età che ho, e vedo che ho superato i 60, e ti rendi conto, facendo un calcolo velocissimo, che ho trascorso sicuramente più anni vicino a Renzo Arbore che alla mia famiglia, e ti accorgi che alla fine non è soltanto un rapporto professionale, ma c'è amicizia, stima, affetto, c'è molto di più, ecco. Hai fatto veramente di tutto con Renzo Arbore, hai fatto anche un Sanremo, il clarinetto, la partecipazione famosa del clarinetto, io steso a terra dalle risate vicino al televisore per la prima serata, fu qualcosa di impressionante. E comunque Telepatria International era una specie di rivista per le forze armate, così veniva proposta, dove c'erano naturalmente anche tante belle cose. L'idea di quel programma per Renzo e Ugo Porcelli, che poi è stato sempre il suo autore e produttore radio e televisivo, era quella di realizzare un programma patriottico per celebrare la bellezza del nostro paese, la forza anche artistica del nostro paese, coinvolgendo le forze armate, le varie forze armate come pubblico, e intervistando personaggi assolutamente di fantasia interpretati da grandi artisti, come nel caso di Carlo Verdone, che faceva uno dei Garibaldini, Roberto Benigni interpretava Dante, Paolo Villaggio Cristoforo Colombo. Quindi insomma era un programma anche quello abbastanza bizzarro, che non ebbe un grande successo come quelli che poi come il successo che poi hanno ottenuto quelli successivi da Cari amici vicini e lontani, che celebrava la radio italiana, quelli della notte, Indietro tutta, Doc che presentavo io di musica, e tutti ce n'è da dire, perché tu hai fatto parte della televisione negli ultimi 40 anni, quindi è più. Quindi hai fatto la storia, sei in tutte queste cose. Non mi considero proprio un personaggio televisivo, io sono un musicista prestato alla televisione, e mi piace fare televisione quando ho la possibilità di potermi esprimere. Certamente la televisione non mi chiamerebbe mai ad aprire i pacchi o i programmi di prima serata, perché non sono proprio così, però ancora oggi sono in TV con Renzo, con un piccolo programma che si chiama Appresso alla musica, con il quale celebriamo i nostri incontri e le performance diciamo più
più belle che abbiamo fatto, che abbiamo vissuto anche come protagonisti della televisione. E infatti con l'ultima puntata di Appresso la Musica ci sarà uno speciale anche dedicato a Mimmo Modugno, che tra l'altro, essendo pugliese anche come noi, io sono di Lecce, mio padre ha avuto la possibilità di conoscerlo da giovane, perché a quanto pare da giovane Domenico Modugno aveva una fidanzata a Lecce, quindi faceva delle sortite a Lecce, aveva un gruppetto di amici, tra i quali c'era anche mio padre. Quindi da lì nasce anche l'idea a mio padre di acquistare una chitarra che la lascia su un armadio ferma per anni, e poi io all'età di 4 anni chiedo pietosamente: papà, per favore, scendi questa chitarra. E da allora è diventata la malattia che mi ha accompagnato per tutta la vita fino adesso, la musica. Sì, ancora la febbre. State mostrando veramente delle perle di rara bellezza con Appresso la Musica. Hai avuto la fortuna veramente di stare accanto ai mostri sacri della musica. Il duetto con Tony Scott, per esempio, Dizzy Gillespie, uno sketch incredibile. Sei uno dei più grandi skettisti. Diciamo che tutte queste cose belle che fate vedere in televisione potrebbero servire alle nuove generazioni a far vedere un attimo, a farle rinsavire un po', a far vedere: guardate che belle cose che c'erano prima in passato. Ma guarda, adesso stai dicendo una cosa che dicevano anche i nostri genitori e probabilmente i nostri nonni, è che la musica è sempre in continuo cambiamento, sì, in evoluzione, e quindi noi che siamo cresciuti con un certo tipo di suono e anche un certo tipo di approccio nei confronti della musica, oggi siamo un po' scettici rispetto a quello che viene prodotto oggi e anche, diciamo, all'arte dei cantanti o dei musicisti, perché oggi, utilizzando il digitale e il computer, insomma, lo sappiamo bene, chiunque può cimentarsi. Tra l'altro, giorni fa, partecipando a un programma radiofonico di un amico appassionato di digitale, tecnologia, ha detto: adesso ti faccio vedere come scrivo una canzone jazz, e con un programma di intelligenza artificiale ha scritto un testo, lo ha portato in questo programma, è partito il canto scegliendosi la voce con un arrangiamento orchestrale, quindi è diventato tutto, che non sappiamo più dove sta la verità, e che la verità te la devi andare a cercare, e alla fine tocca andare a vedere i concerti per capire i musicisti, poi insomma il valore, il talento e l'arte degli artisti che hanno studiato, che hanno creato e continuano a farlo. Quindi io non me la sento di criticare la musica che ascoltano i ragazzi più di tanto, piuttosto dico che non la preferisco a quella che ascolto io, quindi però il risultato com'è stato? Sì, quello volevo sapere, com'è il risultato di questa canzone fatta digitalmente? È scioccante, e certamente c'era qualcosa di che all'orecchio un po', insomma, alle mie orecchie qualcosa non funzionava, però era scioccante, perché un testo banale veniva cantato, addirittura armonizzato dal quartetto vocale con l'arrangiamento di big band come l'orchestra di Duke Ellington. È veramente scioccante, cioè quello che sta succedendo ci deve far pensare, però io credo che la musica sia un'arte e ti avvicini intanto perché hai la forte passione, poi perché hai un talento di base, e poi devi studiare con la disciplina, andare avanti. Credo che la tecnologia debba essere usata in maniera intelligente e non sostituirsi completamente alla creatività, intanto perché la differenza la fa la musica che ci emoziona, ecco, e quando basta una melodia bella con gli intervalli giusti su una bella sequenza di accordi, e anche un arrangiamento semplicissimo che ti si rizzano i peli. Invece adesso non lo so, è tutto artefatto, tutto finto, e diciamo che mi emoziono molto poco. Infatti. Molto commerciale, no? Sì. Si sa. Tu sarai comunque in giro per tutta l'estate con la band, quindi hai molti concerti, quindi come espressione musicale hai scelto lo scat.
che è un assieme praticamente di fonemi che sostituiscono gli strumenti, che potrebbero essere un xilofono, una chitarra, una tromba, un sax, qualsiasi tipo di strumento. Insomma, sì, è un'arte oramai antica e consolidata nel jazz, con la quale i vocalist, i cantanti improvvisano come fanno gli strumenti, sillabando parole senza senso, ma a ogni sillaba corrisponde una nota. E noi che improvvisiamo sappiamo che l'improvvisazione non si improvvisa, nel senso che per improvvisare non è una cosa a casaccio, bisogna farlo con cognizione di causa, conoscere la musica, conoscere l'armonia, e per un cantante diventa complicato perché non hai dei riferimenti anche fisici sullo strumento. Cioè, se tu hai un sax tenore e schiacci quei tasti sai che fai un do. Esatto. E il cantante invece deve avere tutti i sensi accesi e lavorare naturalmente improvvisando su una forma e una struttura ritmica, armonica, sapendo esattamente quello che fa. Quindi non è una cosa facilissima. E naturalmente, come per tutti gli strumenti, c'è bisogno di applicazione, disciplina, studiare, allenamento costante, perché basta che ti allontani dalla musica qualche giorno, una settimana, e tocca ricominciare. Quindi consigli assolutamente a chi si voglia avvicinare a questa forma di canto, di arte, lo scat, di imparare assolutamente uno strumento, quindi imparare anche le scale jazz, dico, capire un po' la struttura a livello... Tutti, sarebbe il minimo. Anche i cantanti che vogliono cantare pop o qualsiasi altra cosa, consiglio sempre lo studio, perché certamente la voce è lo strumento primordiale, per cui noi lo utilizziamo bene o male da quando siamo nati. D'altra parte, lo sappiamo, c'è una cosa che mi piace dire anche quando faccio le masterclass: si nasce in un pianto e si muore in un sospiro, e tutto quello che c'è e succede fra questi due meravigliosi eventi è un'improvvisazione. Ecco, quindi la voce la usiamo da quando siamo nati. C'è chi la usa per parlare, c'è chi la usa per motivi professionali, c'è chi la usa anche per cantare, e conosce il pianoforte o la chitarra o un qualsiasi altro strumento sicuramente è agevolato. Per quanto riguarda lo scat e l'improvvisazione, si apprende, così come per gli altri strumenti, memorizzando, forse più i musicisti che i cantanti, quindi temi, assoli si imparano a memoria, si rifanno finché tutti questi assoli non fanno parte del tuo bagaglio, e alla fine, come il bambino inizia a parlare ascoltando i genitori, così inizia a muovere i primi passi nel mondo dell'improvvisazione, fraseggiando, utilizzando come una spugna tutto quello che hai metabolizzato. Esatto. È un discorso che affrontiamo molto spesso, perché ci occupiamo anche di bambini super talentuosi, diciamo, super dotati, che si avvicinano alla musica con il metodo Suzuki o con altri metodi, quindi accompagniamo anche bambini in questo sviluppo. Cioè, può essere la musica classica, può essere la musica pop, può essere qualsiasi cosa, però ma non è importante. L'improvvisazione, non è importante perché il genere, è importante la musica, perché è un linguaggio universale. Se fai musica non ti sentirai mai solo. Io, d'altra parte, per anni ho lavorato per l'UNICEF, per un progetto chiamato Sounds for Children, che ideai proprio per loro, utilizzando la musica in contesti sociali difficili e a rischio. Addirittura siamo andati, quando iniziavano gli sbarchi in Italia, a portare conforto e vedere tutti questi ragazzetti che arrivavano dall'Africa sulle barche con viaggi e tutto quello che avevano già vissuto, con storie terribili, vederli col sorriso perché noi portavamo le percussioni, il suono, e suonavano con noi e cantavano. Insomma, era veramente una grande gioia. E adesso lavoro per l'associazione Il Jazz Va a Scuola insieme al mio amico e collega Paolo Fresu, e stiamo lavorando col Ministero della Pubblica Istruzione del nostro paese per portare il linguaggio delle musiche improvvisate all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Parliamo un attimo della trasmissione che ti ha reso più famoso. Allora, Doc, che era una trasmissione
pazzesca. Non voglio fare un po' sfogliare l'album dei ricordi, perché ci pensate già con Renzo Arbore con il programma Appresso la musica, ma veramente era un programma assurdo, addirittura stando a quello che raccontava sempre Renzo Arbore, anche gli americani ce l'hanno guardato, cercavano di assimilare di copiare quello il formato. quello che avete messo su praticamente dal punto di vista proprio musicale, tecnico, della conoscenza tecnica, di tutta quella roba che c'era, perché era uno studio, praticamente uno studio di registrazione. Fu attrezzato lo studio 1 di Via Teolanda come un meraviglioso club di musica con 2 o 3 palcoscenici a secondo delle 2 edizioni che abbiamo realizzato, e con il massimo della tecnologia audio e video di allora. Stiamo parlando ancora di una tecnologia analogica, non digitale. Sì, non digitale. E tu dicevi degli americani, devo dire che il programma diventò subito una sorta di cult, perché venivano proprio dalle produzioni televisive anche inglesi, francesi, tedesche a vedere questo programma, come veniva realizzato. Diciamo, è un programma di musica dove suonano dal vivo Miles Davis, James Brown, Manhattan Transfer e tutti gli altri. Sembrava una cosa impossibile. E quando venivano gli artisti americani erano i primi a restare sorpresi, perché negli Stati Uniti non c'era un programma che puntava a quel genere, a quel tipo di musica, a quel tipo di qualità, raccontando le storie dei musicisti e promuovendo la grande musica che in quel periodo in Italia iniziò a circolare in maniera anche prepotente nei club, nei teatri, proprio perché c'era un programma come Doc che trainava tutto. Oggi invece non ci sono programmi di musica, ci sono i talent show, che sono programmi televisivi che utilizzano la musica per fare spettacolo. Tant'è vero che se vai a vedere gli ascolti, fanno più ascolto i giudici quando litigano che i ragazzi quando fanno le performance. E poi c'è sempre questa cosa della competizione, cioè di chi arriva primo, la nuova pop star del futuro deve essere proclamata. Ma la musica non è lo sport, capito? No, c'è il mercato e c'è chi vende più dischi, ma la qualità non ha... Che valore puoi dare, no? Cioè, se chiami Pat Metini, che gli vai a calcolare quanti dischi ha venduto? Stessa cosa, che ne so, a Miles Davis o a James Brown. Sono degli inventori di musica, dei geni assoluti, quindi vanno rispettati per quello che fanno e che hanno rappresentato. Televisivamente parlando, siamo passati dal ventennio, diciamo in maniera buona, di Renzo Arbore, perché tutto quello che toccava era un remida, quello che toccava, quello che si avvicinava a lui diventava veramente un successo. Basti pensare a Benigni. Benigni è iniziato come critico cinematografico improbabile l'altra domenica a vincere un premio Oscar e tutti gli altri. E il ventennio, diciamo, della De Filippi. Ecco, mettiamo a confronto questi 2 ventenni di televisione, il degrado. Diciamo che Renzo non ha iniziato veramente presto, insomma, all'inizio degli anni 60 e ancora la fa la televisione. Ma non credo che siano paragonabili le 2 figure. Assolutamente. Ho tutto il rispetto per Maria De Filippi, che comunque è una formidabile imprenditrice. Esatto. E riparlando di Doc, qual è stata l'esperienza più incredibile in quel programma? Ecco. È stata proprio quella di ritrovarsi a condurre quello che poi col tempo è ricordato come uno dei programmi televisivi musicali più importanti della storia della televisione internazionale. Poi di momenti importanti ce ne sono diversi, li ricordo tutti. C'è gli incontri con queste persone, intervistare Miles Davis o trascorrere 4-5 giorni con James Brown. Per non parlare poi anche degli artisti italiani, da Francesco De Gregori, che non andava in televisione, o una giovanissima Fiorella Mannoia, o Mia Martini, Pino Daniele, Lucio Dalla, Mia Martini. No, ragazzi, stiamo parlando veramente dei grandi. Esatto. Perciò, ritornando indietro a quello che fu Cari amici vicini e lontani, lì c'era veramente il gota della televisione, perché era nell'orchestra senza vergogna
Lì c'era il Gotha della televisione e della radio, quindi c'erano tutti quanti, da Nunzio Filogamo, da cui aveva preso il titolo, praticamente, e poi c'erano tutti quanti, c'erano Corrado, Bramieri, Sabani, di tutto c'era, ecco, c'era veramente di tutto. C'era anche Alberto Sordi, Gigi Proietti, e c'erano tutti, insomma era un programma che celebrava la radio, e quindi la radio in Italia, la RAI, è stata fatta dai grandi nomi dello spettacolo del nostro paese. Era una sorta di festa aziendale, no? Ebbe l'idea di riunirli tutti in queste 3-4 puntate, non ricordo quante, che credo abbiano fatto un record di ascolto che forse ancora oggi non è stato raggiunto, forse dagli ultimi Sanremo di Amadeus o da qualche partita della nazionale. Ecco, sì. Hai una motivazione magari per insegnare nelle scuole? Che cosa? Musica? Sì, se hai una motivazione speciale per... Ma certo, ne ho più di una. Di motivi per cui a scuola la musica dovrebbe diventare una materia importante, non solo un momento ricreativo. In realtà per le i stanno ragazzi. togliendo nelle scuole. Ma perché la musica non è, cioè, che la musica viene trattata sempre solo ed esclusivamente come forma di intrattenimento, sì, ma la musica di base è un'arte con il suo DNA tantissimi valori, e credo che debba essere trattata un po' meglio da chi la presenta in radio e in televisione, cioè ogni tanto, oltre a presentare l'ultimo successo, bisognerebbe anche dire tutto quello che la musica fa di buono per la società, perché la racconta in ogni epoca. È un'arte che abbatte qualsiasi tipo di frontiera politica, religiosa, culturale, di casta, è universale. ha l'abilità di poter mettere insieme linguaggi diversi, soprattutto nell'ambito della musica jazz, che non ha adora come dire, le diversità. Sì. Ecco, la musica ci insegna ad amare le diversità, e questo in questo momento mi sembra una cosa molto importante, perché quando si incontrano nell'arte le diversità creano bellezza. E quindi anche se pensiamo alla nostra società, no? Che diventa sempre più una società multietnica, multirazziale, quello che volete, e questo non può che generare bellezza, meraviglia. Esatto. L'importante è capire come convivere in un paese contemporaneo dove esiste una razza che è quella umana, e non tutte quelle che ci raccontano i sapientoni, per dividerci. Sì, esatto. Costruire ponti, non frontiere. Esatto, costruire ponti, non frontiere. Bene, Gegè, allora tu non sai quanto ci hai reso felici oggi con questa tua presenza, veramente ci hai... Ma grazie a voi tantissimo. Ci hai arricchito veramente. Spero di incontrarvi, spero di ritrovarmi ad Amburgo magari un giorno. Magari. Volentierissimo. La chiacchierata ce la facciamo de visu. Esatto. E magari poi ci andiamo a mangiare qualcosa insieme. Senz'altro, questo sicuramente. D'accordo. Va bene. È stato veramente un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Allora, un saluto a te, grazie, buona grazie musica Silvina. Ancora, e in bocca al lupo anche per il futuro, per tutta quest'estate, per questo grazie. tour. Viva il lupo sempre. Sempre. Un abbraccio forte. Okay. Ciao, arrivederci, grazie.